Dalla scomparsa di Paolo Mantovani, la Sampdoria non è più la stessa. Il calcio italiano non è più lo stesso. Nella geografia di metà anni 90, i blucerchiati occupano un posto sempre più piccolo e anche se gli sforzi del presidente Enrico Mantovani sono notevoli, così come le intuizioni che portano a Genova talenti come Sinisa Mihajlovic, Christian Carimbaud, Juan Sebastian Veron, Alain Bogossian e Ariel Ortega, il club plana verso una situazione di mediocrità dalla quale fatica a scuotersi. In questo quadro non troppo confortante va ad inserirsi anche l'addio della bandiera Mancini, che dopo 15 anni ammaina e prende la strada che porta a Roma, sponda Lazio. Il vuoto che nell'estate 1997 lascia il numero 10 Doriano per eccellenza è tanto pesante tecnicamente quanto incolmabile affettivamente. Il racconto dell'annata successiva, con la guida tecnica prima affidata al CT campione del mondo Luis Menotti e poi revocata a favore del rientrante Boškov, è pieno di oscuri presagi e la storia non si smentisce. Al termine di un altro campionato a numeri doppi, dopo quelli del 66 e del 77, la Samp finisce ancora in Serie B. E a nulla servono i 12 gol di Vincenzo Montella, il ritorno in panchina di Luciano Spalletti dopo l'interregno Platt-Veneri. Troppi sono gli errori di campo e di gestione e troppi sono soprattutto gli errori arbitrali. Per non finire nell'oblio di una Serie B prolungata e dolorosa, sia a livello emotivo sia soprattutto economico, Mantovani ricostruisce pressoché da zero la squadra, puntando su giocatori di categoria e affidando il timone al genovese Giampiero Ventura. Le difficoltà autunnali vengono spazzate via da un inverno coi fiocchi e quando a primavera il tecnico di Cornigliano è pronto a lanciare la volata finale, il crack di Bergamo e il 3-3 finale spezzano il fiato ai doriani che mancano la promozione per un punto. Il quinto posto è un calice d'amarezza che porta ad un ulteriore rimpasto nella formazione e all'ingaggio di un nuovo allenatore. Dalla Salernitana arriva Gigi Cagni. Insomma, cambia tutto, ma non cambia nulla, perché i blucerchiati si fermano ancora ad un passo dalla A. È l'ultimo grande dispiacere della famiglia Mantovani dopo 20 anni e più di gestione. Passione e amore per questi colori. Già, perché l'anno successivo è il più brutto dell'intera storia doriana, con la squadra che fa acqua fino ad arrivare sul precipizio della C e le carte del club rimpallate tra un ufficio e l'altro degli avvocati genovesi prima che il petroliere Riccardo Garrone si decida, dopo un tentativo di truffa, ad acquisirne la proprietà. E se il più negli uffici di Palazzo Melograno è fatto, molto resta ancora da conquistare sul campo. Lo stato di salute del Doria non è dei migliori e si arriva alla sfida del 5 maggio 2002 contro il Messina con l'obbligo tassativo di batterlo. La vittoria viene conquistata e il 2-1 conduce Francesco Flachi e compagni non solo alla salvezza, ma a molto di più, alla promozione in Serie A. Il presidente Garrone ha un piano ambizioso, non bada a spese e affida all'arguto direttore generale Beppe Marotta gestione sportiva e portafogli. A Genova arrivano giocatori di caratura o di futuro avvenire come Sergio Volpi, Angelo Palombo, senza contare Fabio Bazzani che con Flachi formerà una delle coppie meglio assortite di sempre. E con questa riedizione dei Gemelli del Gol, mister Walter Alfredo Novellino non può che puntare dritto alla massima serie. Obiettivo presto raggiunto con soddisfazione massima. Il Baciccia saluta la B, finalmente. C'è una nuova storia da scrivere. Una bella storia. Al primo anno in A è subito 8° posto. Giusto una posizione in meno di quella che potrebbe valere la UEFA. La stagione successiva va ancora meglio. La banda di Novellino sfiora la Champions, ma ritrova le gare infrasettimanali sotto i riflettori, come non succedeva da 7 anni a questa parte. E anche se la notte di Laon fa presto svanire il sogno di una nuova finale di Coppa, poco importa, perché lei è tornata a viaggiare per l'Europa.